E senta, ma lei da dove trae l'ispirazione? Sono abbastanza vecchio per non saperlo. No, mi piace molto, vabbè, vedere cosa fanno i grandi maestri, cosa hanno fatto, cosa fanno quelli attuali, ma chiaramente quindi questo attiene alla formazione, all'informazione. Però mi piace molto prendere ispirazione anche da situazioni che vengono dai film, ad esempio, da situazioni che vengono da letture, quindi molto molto vario. Cioè, mi piace un brainstorming da cui puoi trarre delle conclusioni. È chiaro, come dicevo prima, che quello che io ricerco è appunto di dare, diciamo, dei segnali, piccole attività che producono però un risultato molto evidente e molto diverso da quello che normalmente si vede, cioè quindi creare qualcosa di assolutamente distintivo. Bello. Bene. Ultimissima domanda. Se volesse dare un consiglio a chi dopo questo periodo di, chiamiamola appunto, quarantena forzata a casa, abbia la voglia di fare un po' di restyling da solo, cosa consiglierebbe e come consiglierebbe di iniziare? Ehm, io credo che la cosa su cui concentrarsi è quella di immaginare un insieme. Purtroppo molte volte mi capita con gli amici, con i clienti, di capire, di rendermi conto come le persone tendenzialmente si fissino su un dettaglio, una parte, voglio dire, tipo, non so, o un prodotto, tipo il divano, devo cambiare il divano, penso al divano, o a un colore. Credo che lo sforzo, che è quello che ho fatto anch'io quando studiavo, sia quello di riuscire a vedere le cose un po' più dall'alto, cioè un po' più in maniera, in gruppo, diciamo, nella totalità. Si riesce a volte con un po' di esercizio anche a cambiare molte cose che ci sembravano veramente rinunciabili, a favore di un'armonia, di un effetto totale. Quindi se abbiamo bisogno di cambiare il divano, cerchiamo di immaginarlo insieme anche ad altre cose che ci sembrano magari laterali, e non partiamo, diciamo, con una convinzione perché l'abbiamo vista su una rivista, perché l'abbiamo vista a casa di qualcuno, ecco. Credo che questo sia l'esercizio, cioè stare più nel generale prima di scendere nel particolare. Certo, che è un esercizio molto difficile perché insomma Sì, eh, è uno sforzo perché è più facile, più emotivo, più anche gradevole immediatamente arrivare alle definizioni più immediate, più tattili, più, diciamo, immediate, no? Invece prima è più importante, per avere un buon risultato che anche ci dia soddisfazione nel tempo, valutare tutto l'insieme, anche se in quel momento non va cambiato, proprio perché non va cambiato magari è importante tenerne conto in funzione di quello che stiamo inserendo. certo. Io ricordo una bellissima frase, tra l'altro, che ci ha detto lei e che noi abbiamo postato in una delle nostre immagini che rientrano in questa iniziativa dei Design Bites, in cui appunto lei dice che in realtà il design viene costruito sulla persona, cioè che è più la persona a costruire l'ambiente e quindi voi studiate molto anche la persona prima di costruire l'ambiente. Questo secondo me è veramente una frase molto bella e molto importante. Sì, è un po' legata anche a quella, adesso ricordo la domanda e la risposta, è un po' come una cosa a cui io sono arrivato con un po' di esercizio appunto negli anni. È un po' come dire qual è il colore migliore, qual è il colore preferito. Credo che veramente si possa dire non esiste, come non esiste la situazione migliore o la persona migliore, lo stile migliore, perché dipende sempre da tutto il contorno, da come vive insieme e da come vogliamo sentirci in quel momento o con quel colore o con quella persona o con quella situazione. Quindi tutto sempre, come dicevo un attimo fa, tutto in funzione del generale. Io adesso, ecco, mi scusi che vedo una domanda che ci chiedono Mm. se pensa che il futuro del design sia utilizzare la pelle per nuove applicazioni o combinarla con altri materiali su linee consolidate. Chissà se sta parlando di noi o in generale.
Sembra in generale. Sì, sempre in generale. Pensa che il futuro del design sia Ma utilizzare la pelle per le nuove sì, io applicazioni. ho visto poi, soprattutto nella moda, la moda è sempre molto, diciamo, dell'arredamento. Ci sono pelli poi anche magari con trattamenti, con delle performance tecniche particolari. Mi sembra, visto poi negli ultimi tempi, la pelle è veramente usata non come uno status, perché anche nell'interior era un po' così fino a una decina d'anni fa. Il divano in pelle era il divano dell'avvocato, no? Del grande professionista, dello studio, eccetera, affermato. Adesso è veramente entrata in una palette, per noi, ma penso in generale, è entrata nella palette dei materiali, quindi quando ho voglia, ho bisogno di una superficie che non è un tessuto, quindi molto diversa, magari anche per delle performance funzionali, tipo che può essere lavabile in alcune condizioni, eccetera, scelgo la pelle, indipendentemente dall'essere, diciamo, dedicata a un certo tipo di ambiente, di rappresentanza, piuttosto che di lavoro, eccetera. Quindi la pelle adesso poi Studio Arte in questo è molto avanti, lavorando anche tutto per il mondo della moda, ed è una delle ragioni che ci ha fatto incontrare. Il fatto di utilizzare la pelle e di lavorarla, di ottenere dei risultati molto variabili tra di loro, quindi non la pelle per la pelle, ma può essere appunto lavorata, tagliata, ricamata. C'è un bellissimo prodotto vostro che si chiama Mushroom, che noi abbiamo anche utilizzato in diversi allestimenti, per Grazie. cui la pelle è micro tagliata e micro, diciamo, sfilettata quasi, come un sushi, e quindi ha un aspetto completamente diverso da quello che uno la pelle, che può immaginare come pelle, come tradizione della pelle. Quindi si avvicina più quasi a un tessuto di ricerca, a un materiale di ricerca Esatto. come risultato estetico e anche di funzionalità. Quindi secondo me la pelle semplicemente è uno dei tanti modi di rivestire le cose. Nel nostro caso, come dicevo prima, a volte è veramente molto presente anche in tutta una serie di accessori. I nostri mobili, ad esempio, sono pieni di tasche, di luoghi dove separare e categorizzare le cose, no? Quindi la pelle si presta molto, la pelle e il cuoio, ma soprattutto la pelle perché è più morbida, alcune forme anche molto piccole che sembrano più legate alla pelletteria che non all'arredamento. Certo, un design che non è soltanto bello, ma che soprattutto è funzionale. Certo, certo. No, Bene. tempo fa non Allora, c'erano. senta, io direttore la ringrazio. Allora, se non ci sono altre domande, se lei vuole aggiungere qualcosa, Mm, direi che io sono sempre disponibile per questo tipo di conversazione, è sempre piacere parlare del nostro mondo e quindi creare grazie. interesse intorno a quello che facciamo. Grazie Grazie a veramente, voi. anche per noi è stato un grandissimo piacere averla. Grazie mille. A presto. A presto, grazie. Eccoci qua. Allora, niente, noi ringraziamo ancora Giancarlo Bosio per la sua partecipazione. Vi aspettiamo alla nostra prossima live con il nostro prossimo ospite e niente, per qualsiasi cosa poi potete guardare sul feed e il video andrà sull'IGTV. Grazie a tutti.